Jean Admiral con ETA 2892.2. La cassa presenta un po' di segni, sicuramente un orologio vissuto che difetta nella ricarica automatica, per cui ha sicuramente bisogno di una buona revisione. Notare il fondello, bellissimo il fondello con questo logo in rilievo, molto bello. Rimosso il fondello possiamo notare il movimento in tutta la sua bellezza. Questo è un 2892, come potete vedere, un top grade. Notare le finiture perlage sui ponti. Dopo aver estratto l'albero di carica, separiamo la cassa dal movimento e rimettiamo l'albero di carica. Posizioniamo le lancette in modo comodo in modo da essere rimosse. Levasfere. E le mettiamo da parte. Rimuoviamo le viti e le bride per separare l'anello di riduzione, questo anello qui in plastica. Questi sono i viti che tengono i piedini del quadrante. Andiamo tra quadrante e movimento, si fa leggermente leva e si separano le due parti, stando molto attenti a non rompere i piedini. Ruota delle ore, ponte della minuteria, quella è la ruota dell'avanzamento rapido della data, ruota dei minuti, ruotino angolo. Adesso rimuoviamo il ponte di ritegno. Un ponte di ritegno serve per il disco del datario, niente più. Infatti sotto non c'è niente. Questo invece è il ponte della molletta dello scatto data. Partita via la ruotina, ma poco male, non era andata troppo lontana. Disco del calendario e via. Adesso abbiamo posizionato il movimento sul portamovimento e cominciamo a smontare il resto. In questo caso è il ponte dell'automatico con la massa oscillante. Viene via in un blocco solo. Sono 3 viti, si riconoscono perché solitamente sono di colore brunito. Eccolo qua. Smontiamo anche il sistema automatico. Bisogna togliere 3 viti, come potete vedere si tolgono dalla parte interna, per cui va girato appunto tutto il sistema. Una volta rimosse le 3 viti si separano e si mette a lavare.
rimuoviamo il ponte e sotto troveremo gli invertitori ed i suoi rinvii, o meglio troviamo l'invertitore perché ne ha solo uno. Questo è l'invertitore. Questa è la famosa molletta hacking o la molletta dello stop del movimento. Quando si tira l'albero di carica va ad interferire con il bilanciere, fermando l'orologio. Ponte dell'ancorino, ancorino, rimuoviamo lo stranissimo ponte dei rotismi del 2892, ha una forma molto particolare. Ruota dei secondi, la ruota media e la ruota a scappamento. Adesso andiamo a rimuovere il ponte del bariletto. Come potete vedere il 2892 ha parecchi sistemi di rinvio. Eccolo qua. Separiamo nelle varie vasche tutti i componenti, ogni ponte con le sue viti. In questo caso ponte del rotismo con le sue ruote. Questa va di là, brava. Il barilletto lo mettiamo a lavare da un'altra parte. Ci siamo dimenticati, o meglio mi sono dimenticato di rimontare il bilanciere, perché per essere lavato va posizionato sulla platina. Ecco, una volta che sono inseriti i perni
bilanciere oscilla liberamente. In questo modo possiamo lavarlo tranquillamente in lavatrice e non succede nulla. Lavaggio. Rismontiamo il bilanciere con il suo ponte. La prima ruota, la ruota scappamento, la ruota media, e la ruota dei secondi. Come al solito, prima di serrare le viti bisogna verificare che i perni siano all'interno dei loro siti. Bariletto, smontiamo il ponte che è alla parte interna del ponte del bariletto e andiamo a lubrificare altri rinvii. Il 2892 è il calibro dei rinvii. Hanno fatto tanti di quei rinvii come se non ci fosse un domani. Probabilmente per quello che questo calibro è particolarmente sensibile, nel senso che la manutenzione va fatta regolarmente, perché avendo così tanti rinvii basta che un solo componente si sia seccato o non funzioni bene da compromettere poi il funzionamento di tutto il sistema di ricarica automatica. Per il resto è un ottimo movimento, ma come appunto detto prima, gli va fatta la giusta manutenzione. Verifichiamo l'ancorino. Rimettiamo in sede il bilanciere. Come sempre dobbiamo far combaciare i perni. Adesso smontiamo il sistema Incablock e andiamo a lubrificare la contropietra. Questo è il ponte dell'automatico, rimontiamo anche lui. Queste ruote qui francamente non so
non saprei neanche io come chiamarle, a parte l'invertitore, ma per il resto è rinvio 1, rinvio 2, rinvio 3, eccetera eccetera. Quando si va in fornitura a cercare i ricambi, in questo caso si va con il campione, proprio perché o hai la scheda di riferimento e allora puoi risalire alla referenza del pezzo, oppure si va col campione, si fa prima, insomma. Ecco fatto, possiamo riposizionare le due parti, facciamo combaciare i fori del viti, rimettiamo in posizione la molletta fermo movimento, la molletta dello stop, e rimettiamo il sistema di ricarica automatica in posizione. Il cuscinetto di massa oscillante va lubrificato con una singola goccia di olio. Adesso andiamo a rimontare la parte lato quadrante, cominciamo con lubrificare tutti i perni, tutti i punti di contatto dove poi andranno posizionate le varie ruote. Questa è la chaussée, un po' di grasso dove fa la frizione, ruota dei minuti, pignone mobile, rinvio dello scatto rapido, ruota dello scatto rapido, ruota dello scatto data, disco del datario, ponte della minuteria, ha un incastro un po' particolare, per cui tende ad alzarsi, allora bisogna tenerlo premuto col bastoncino. È fatto proprio così. Molletta dello scatto data,
Proviamo lo scatto data, a vedere se funziona bene. Ruota delle ore e rimetto in posizione il quadrante. Facciamo girare la rimessa all'ora, facciamo scattare il datario e mettiamo in posizione le lancette. Esattamente allo scatto della data. Lancetta dei secondi. Dopo aver verificato che le lancette siano libere, che non si tocchino tra di loro nel movimento, rimettiamo l'orologio in cassa. Lubrifichiamo la guarnizione con del grasso siliconico. Con questo sistema sono 2 tamponi imbevuti di grasso siliconico che vanno ad ungere perfettamente la guarnizione. Mettiamo la data della revisione. Mettiamo il fondello. Dopo averlo serrato bene, mettiamo in orario l'orologio, controlliamo come è venuto. Abbiamo tolto il più grosso dei segni, anche il fondello adesso è bello pulito e l'orologio è così terminato. Se il video vi è piaciuto, come al solito cliccate mi piace ed iscrivetevi al mio canale. Ciao, al prossimo video.